Allora, Marco Barba è nato da me, diciamo, che sto portando avanti dei vigneti di vecchie anziane e li sto portando con molta dignità a fare del vino buono e genuino un po' per tutti. La mia fortuna è che, essendo conosciuto molto in questo paese, mi chiamano loro. Per esempio l'ultimo vigneto che ho trovato adesso, mi hanno chiamato loro perché questo vigneto era abbandonato del suocero che è morto di questo figlio, diciamo, e mi ha detto: gestisci, fai quello che vuoi. E quindi lì trovo le varietà che ci sono, trovo quello che c'è e lì lo trasformo come posso io. Quindi è un vero senso di una vera comunità. Esatto, mi danno carta bianca di fare quello che penso sia giusto fare e trovo la maggior parte della gente molto contenta, anche perché sono anche riconoscenti, nel senso, io sono riconoscente con loro che gli do del vino in cambio e c'è tutto questo scambio tra di noi che è molto importante, cioè, perché non è solo business, reddito. È una bella domanda, ma è facile risposta. Faccio un esempio. Sì, l'esempio è del compost. Il compost è la cosa, è il nostro jolly in vigneto, perché senza compost non potremmo vivere, soprattutto per le vigne. Essendo in un'agricoltura naturale, il compost per noi è oro, è qualcosa di super. E poi ci fanno, in certe parti dei nostri vigneti, nella nostra azienda, nella nostra realtà, ci fanno un nostro diserbo meccanico, ok? Il diserbo meccanico cosa vuol dire? Lasciare le vigne allo stato brado e le pecore mangiano tutto sotto. E quindi è qualcosa, esatto, è qualcosa di molto importante. L'aggiunta dei solfiti è basata all'annata, è basata alla qualità dell'uva. Sì. Non è che io scelgo, è che il vino mi fa scegliere, perché a un certo punto il solfito è un'aggiunta che si fa al vino per riuscire a mantenerlo più longevo possibile. È un'aggiunta minima che si fa, ma non in tutti i vini. Possibilmente spero di arrivare a un giorno di avere l'equilibrio totale in tutte le piante, in tutto il vigneto, in tutto il mio vino, di non essere solfiti aggiunti. Sarebbe bellissimo, però non è un problema per adesso. L'amore che ci metti tutti i giorni, cosa vuol dire? Vuol dire che tu sei in vigneto tutti i giorni, le controlli con quello che puoi fare tutti i giorni. Cosa vuol dire? Dandogli amore, stando vicino. È come avere la compagna, il figlio, cioè non c'è una medicina che ti risolve il problema. L'amore se può risolvere questi problemi, credo io. Secondo me quest'anno non è stato un problema di clima perché è stato troppo caldo. Il problema quest'anno in Veneto è stato che in autunno non ha piovuto, in inverno non ha piovuto, quindi le piante non hanno fatto una riserva personale, ok? Quindi noi cosa abbiamo fatto per risolvere questo problema? Abbiamo usato dei rimedi omeopatici, nel senso facendo il sovescio, dando umidità alla terra. Le piante si sono tenute dell'umidità per rilasciare man mano nella primavera, ok? Quindi ti dico la verità, è stata un'annata molto difficile, lo è ancora, anche per la malattia della fluorescenza, che abbiamo avuto tanti problemi quest'anno, però la fluorescenza è un virus che dobbiamo ancora capire come funziona, però ti dico la verità, per me non è questo gran problema quest'anno, si riesce a risolvere il problema lavorando bene nei terreni. Ma in generale ti preoccupa il cambiamento climatico? No, pensi che no, mi preoccupa, sì, come sì. si può adeguare? Ecco.
conto della nostra azienda io sono veramente sereno su sta roba, molto sereno, anche perché lavorando bene, avendo tutte le caratteristiche in regola, si riesce a avere un ciclo chiuso, perché la biodinamica è un ciclo chiuso. Quando è tutto il ciclo chiuso che funziona bene, la siccità non deve farti problemi. Il segreto è la trasformazione dell'uva dentro la bottiglia. Cosa vuol dire? Che io ho portato l'uva dai miei vigneti di vecchie anziane, tutti questi miei piazzamenti che ho, dentro la bottiglia, c'è quell'amore dentro la bottiglia. Sono molto semplice, come ben lo sai, i miei vini si bevono con la sete. Ok? Sì. Quindi quando tu hai sete bevi il mio vino. Quindi tutti i giorni. Esatto. Il mio vino è da tutti i giorni, perché la mia idea di vino era di farlo, di bere tutti i giorni. Quindi la Barbabolla è un vino estivo, di bere come la birra. Il Barba Bianca è semi estivo, il Barba Rossa puoi bere anche estivo e anche invernale. Quindi la mia idea di vino è di berlo tutti i giorni, perché è un vino semplice, genuino e fatto da tutti i giorni. Perché sono nato facendo quel tipo di vino lì, perché per me quello lì è il mio vino. Perché tappo a vite? Perché secondo me il tappo a vite in prima cosa è riciclabile, il tappo sughero no. Il tappo sughero viene da qualcosa di estratto dalla natura che dopo non puoi riciclare. Terza cosa, il tappo a vite ti mantiene il prodotto integro e non hai più problemi di prodotto e lo puoi aprire e chiudere. E poi costa meno. Allora, se uno è scettico dei vini naturali, prendi una bottiglia, la apri, la bevi e ci vediamo domani mattina. Grazie. Grazie a voi. Grazie Marco.